Salve a tutti, sono Caltarex, sono un grande appassionato di riparazione di altoparlanti d'epoca, moderni, tweeter, woofer, altoparlanti ovali di qualsiasi tipo, e sono sempre stato appassionato in questo campo e pratico questo hobby, diciamo questo passatempo particolare, sin da ragazzino. In seguito a suggerimenti di molti amici, pochi giorni fa ho preso la decisione di aprire questo canale YouTube, di cui questo è il primo video in assoluto. Io vorrei farvi vedere nel frattempo le due riparazioni più recenti, diciamo riparazioni, restauri più recenti che ho completato qua in questo angolino dove io mi diletto nel tempo libero a restaurare qualche altoparlante per i miei amici. Allora, come dicevamo, passo a illustrarvi le recenti riparazioni. Questo altoparlante è un altoparlante per una vecchia radio Unda modello 537. Come potete vedere, questo è un altoparlante elettrodinamico. Praticamente al posto del magnete c'è una grande bobina che è alimentata in continua. Ecco, accendo la luce così si vede meglio. Alimentata in continua genera il campo magnetico che poi interagisce con la bobina mobile dell'altoparlante. Questa bobina di campo ha ben 3 contatti, 2 sono per l'avvolgimento principale e 1 è per la bobina che veniva usata anche come filtro per antironzio. La morsettiera era molto rovinata e l'ho dovuta tutta rifare. Ho aggiunto anche un terzo contatto per il filo centrale che era completamente a penzoloni. Girando l'altoparlante posso farvi vedere al suo interno la bobina mobile immersa nel traferro, di cui adesso do anche un po' più di volume così potete sentire. Questo altoparlante mi è arrivato praticamente tutto arrugginito, senza assolutamente né il cono né la bobina mobile. La bobina di campo era smontata, magnete smontato, e praticamente il cono non esisteva. Quindi ho provveduto a ricostruire il cono aiutandomi con un altro altoparlante di risulta. Ho ripulito tutto, ho collegato il cono, ho cambiato i cordini, ho riavvolto manualmente la bobina mobile, ho ricostruito il centratore per questo altoparlante che praticamente insieme al cono era completamente assente. Questo centratore era del tipo a molleggio e veniva fissato su un supporto cilindrico interno che veniva morsato da una vite. Questa vite, se allentata, consente un leggero margine di centraggio del cono e praticamente completa la riparazione dell'altoparlante. Non avendo il centratore originale, ho preso spunto da dei centratori di epoca, della stessa epoca, e ho provveduto a ricostruire questo tessuto molto elastico unendo 2 fogli di carta pergamenata con un leggero e sottilissimo strato di vinavil. Questo risultato mi ha dato proprio il tipo di materiale col molleggio identico a quello che serviva a me, dal quale poi ho disegnato la forma, ho ritagliato tutto, ho molato gli sbaffi della carta con una micromoletta da dentista e ho provveduto a fissarlo nel cono per completare l'operazione. Come bordino io ho messo un bordino di gomma perché è molto più affidabile di quello vecchio che c'era, che era molto rattrappito, molto consumato. E adesso potete ancora riascoltare un attimo l'altoparlante, sempre facendovi vedere ancora una volta con la pila, con la batteria, la morsettiera, dove potete vedere anche i nuovi cordini che ho montato, che sono questi che escono dal cono. Li ho messi più lunghi, molto più lunghi, come potete vedere,
li ho fatti passare da questo lato dandogli una leggera curva per un buon molleggio e li ho fissati ai contatti in morsettiera. Adesso potete vedere che il risultato finale dell'altoparlante riparato frontalmente si presenta così. Non alzo troppo il volume per non saturare l'audio della camera. Adesso potete vedere l'aspetto, come si presenta questo bellissimo altoparlante. Il cestello è stato tutto pulito della ruggine che presentava, ha subito un trattamento antiruggine, poi ha subito anche un altro trattamento per il coprente che si usa per far aderire la colla, e al che ho applicato ben 2 mani di vernice per renderlo bello nuovo, brillante come una volta. Anche se il colore originale era sul grigio metallizzato, io disponevo di questa ottima vernice di qualità che uso spesso e ho voluto usare questa. Questo è il risultato finale. Adesso potrete vedere alcune foto dove si vede l'altoparlante che sta funzionando in questo momento, in quali condizioni era prima del mio intervento. Come spiegato prima, questo altoparlante è del tipo elettrodinamico, ha bisogno quindi di una tensione positiva, una tensione continua sulla bobina di campo per svolgere la funzione di magnete, di campo magnetico permanente. Normalmente su questo tipo di altoparlante necessitano 70-80 volt massimi, che io già in fase di riparazione ho provveduto a dargli con un alimentatore regolabile, ma in questo caso per girare questo video ho fatto un alimentatore volante così per la bobina di campo, del quale potete vedere i fili che arrivano qui all'avvolgimento, e questi sono invece i cavi che prendono la potenza dal mio piccolo amplificatore di laboratorio. Quindi con questo collegamento classico della potenza prelevata dall'amplificatore più l'alimentazione della bobina di campo, l'altoparlante ha potuto funzionare tranquillamente. Ovviamente quando l'altoparlante verrà montato nella radio al quale è destinata, c'è già predisposta l'alimentazione per la sua bobina di campo. Sul mio tavolo, come potete vedere, è presente anche questo altoparlante da me restaurato. Questo altoparlante è un FIMI puntato della Fonola. Anche questo altoparlante è arrivato da me in condizioni spregevoli. Purtroppo non hanno voluto che io riverniciassi il cestello, ma io ho comunque provveduto a riparare il cono e in questo caso ho riusato la sua bobina mobile, che era ancora buona. Questo l'ho messo per non fare rovinare l'altoparlante quando è appoggiato per terra, solo come protezione. Potete vedere che questo altoparlante ha una morsettiera a 3 contatti originale, del quale i soliti 2 sono per la bobina mobile e la terza verrà collegata dove serve, sicuramente per la bobina di filtro. Potete vedere che l'altoparlante è stato recuperato anche asportando questi bordini e rifacendo il cartoncino dei bordini. Ho applicato anche i rivetti in rame, i suoi erano d'alluminio, io li ho trovati in rame, sono ancora più belli. Il centratore originale, c'è solo un piccolo raccordo al centro del cono, perché il cono che io ho utilizzato era leggermente più largo, al quale io ho provveduto di applicare un piccolo raccordo, come potete ben vedere.
Quindi praticamente il contatto sia meccanico che elettrico è stato ristabilito e l'altoparlante è venuto diciamo in condizioni accettabili e presentabili. La sospensione da me montata è molto cedevole, per cui non ha pregiudicato nessun tipo di efficienza del cono, e questo è il risultato. Cari amici, come spiegato prima, questo è il mio primo video. Mia intenzione sarebbe quella di coinvolgere più persone possibili che condividano questa mia passione, questi miei interessi. Come vedete, in questo posto io sono pieno di altoparlanti amplificatori che sono la mia passione sin da quando ero ragazzino. Invito tutti a iscrivervi sul mio canale YouTube ed anche sulla mia pagina Facebook, perché io posterò spesso. Ogni riparazione verrà ripresa e quindi io la posterò spesso e voi così potrete ricevere le notifiche e gli aggiornamenti. Per ora ringrazio tutti e vi saluto.